Buonasera amici di MRTV e benvenuti a questa seconda puntata di Benessere e Bellessere, la rubrica che va in onda contemporaneamente su 3 canali, MRTV Italia, Border Nights e Serena Pattaro. Do il benvenuto a Marco Ludovico. Ciao Marco. Ciao Serena, ciao a tutti. Mentre Fabio ci raggiungerà tra poco e allora Marco, intanto ovviamente presentiamo il nostro ospite di stasera. Diamo il benvenuto a Igor Sibaldi. Buonasera Igor. Buonasera, come state? Molto bene e grazie per aver accettato il nostro invito a essere qua stasera. Grazie a voi. Allora Igor, argomento di questa sera abbiamo scelto insomma di parlare un po' della comunicazione, delle parole, poi adesso vedremo insomma come declinare questo argomento anche in vista del fatto che comunque è una delle tue direi passioni, quella di dedicarti alla parola sotto vari aspetti e hai scritto, se non erro, nel 2014, mi sembra di ricordare l'anno, anche un libro che si intitola appunto Vocabolario. Vocabolario, sì, vocabolario. Edito da Anima Edizioni, quindi insomma lo diciamo, quindi, e ne approfittiamo anche per salutare Jonathan, visto che ci siamo. Edito dal bravissimo editore Jonathan Falcone, grande editore italiano, grandissimo editore italiano. Esatto. Allora, Igor, stiamo notando una forte degenerazione di quello che è l'italiano. Come possiamo... No, non lo stiamo notando, Il problema è quello. È questo che è terribile. Tutte le volte che ne parlo, le persone cadono dalle nuvole, dicono, come? Non mi ero accorto. Eppure è gravissima, è gravissima. È cominciata diversi anni fa. Il primo segnale è stato il quant'altro, che è cominciato una decina d'anni fa. Quant'altro che è un modo di dire burocratico, no? Lo usano i notai, lo usano i commercialisti, quant'altro. Si è diffuso a macchia d'olio. Tutti quanti facevano quant'altro. Questo e quant'altro. Questo e quant'altro. Dice, che strano, no? Come un luogo comune che si fosse piantato nella mente. Sai quando una mente stanca capita, no? La mente è stanca e c'è una canzone che si ripete, non so se capita anche a voi, è una canzone che si ripete nella mente sempre uguale, no? Tu vuoi cacciarla via questa canzone, invece si ripete. Ecco, pensavo, peccato, quant'altro, è anche di cattivo gusto dirlo, perché è proprio burocratese, eppure lo dicono tutti. Evidentemente hanno la mente un po' stanca, saranno un po' stressati. Poi si è aggiunto piuttosto che. Così è capitato nelle conversazioni normali di deviare il più rapidamente possibile tante persone verso l'elenco. Io vado al supermercato e basta, è sufficiente, no? Tutti quanti stanno così al supermercato. No, io vado al supermercato e compro uova, piselli, frutta, il latte, piuttosto che la panna e quant'altro. Questo è diventato obbligatorio. All'inizio mi ero solo un po' preoccupato, poi si sono aggiunte altre parole sotto forma compulsiva. Ripeto, quello che sto dicendo per tante persone che ci ascoltano risulterà nuovo perché non ci si fa a caso, il linguaggio è una cosa automatica, bisogna avere un po' di preparazione linguistica per accorgersi delle cose. Lì la televisione è arrivata in modo brutale, diffondendo parole avvelenate, come per esempio la parola supportare, che si è diffusa anche questa a velocità straordinaria. Supportare è un anglismo, support vuol dire finanziare, è stato usato in Italia al posto di sostenere o appoggiare. Io supporto questa ipotesi. Va benissimo se uno ogni tanto lo dice, ma il fatto è che quant'altro, piuttosto che supportare, hanno cominciato a ripetersi come un tamburo nei discorsi delle persone. Questo riguarda sia la comunicazione con gli altri, sia la comunicazione con se stessi, perché
il linguaggio deve essere leggero, il linguaggio deve essere spontaneo, deve venire fuori, deve sorprenderti il linguaggio quando parli per poter essere efficace. È una forma di intelligenza il linguaggio. Se comincia a ripetere compulsivamente delle parole, allora c'è qualcosa che non va. E lì, ecco, supportare circa 5 anni fa, supportare è cominciato 5 anni fa. Poi narrazione invece di punto di vista, invece di opinione, invece di visione generale, narrazione. E dico, qui c'è qualcosa che sta veramente peggiorando nell'italiano. Ed era inarrestabile e nessuno ne parlava. I linguisti non ne parlavano, la stampa non ne parlava. Filtrava nella mente delle persone questo linguaggio intossicato da compulsioni. Poi, vabbè, è capitato un disastro, è arrivata la parola tipologia, che adesso è dappertutto. Se devi compilare un modulo per il comune, ci sarà sicuramente la parola tipologia. Se guardi Wikipedia, ci sarà sicuramente la parola tipologia. In un dépliant di un negozio c'è sicuramente la parola tipologia. La parola tipologia è sbagliata perché viene usata come sostituto della parola tipo. Tipo che cos'è? Un tipo di matita, un tipo di computer, un tipo di lampadina. Questo è il tipo. No? Cos'è una tipologia? Una tipologia è un elenco lungo, ragionato di tanti tipi. Quindi è una parola importante. Per esempio c'è la tipologia delle navi. No? Che tipi di navi ci sono? C'è la tipologia dei carboidrati, quali tipi di carboidrati ci sono, ma non c'è la tipologia di un servizio, non può essere una tipologia singolare. E tipologia è arrivata anche questa ed è diventata anche questa compulsiva. Questo è un inquinamento psicologico gravissimo, gravissimo. Io la tipologia ancora adesso faccio fatica, cioè tutte le volte che lo vedo è una sofferenza. Ma perché l'italiano, che era una lingua così varia, così intelligente fino a qualche anno fa, a un certo punto è diventata una lingua così nevrotica e non riuscivo a capirlo. Poi, vabbè, mi sono accorto, sempre la televisione funziona come grande produttore di compulsioni linguistiche. Vi sarete accorti, spero, perché tanti non si sono accorti, della scomparsa delle preposizioni. Per esempio, si dice adesso in un normale servizio televisivo, si dice davanti il Parlamento. È sbagliato. Davanti al Parlamento. Poi anche questo è degenerato. Ho sentito, per esempio, un servizio giornalistico, i paesi confinanti l'Italia. Oppure un'altra giornalista su Sky dice il Presidente la Repubblica. Presidente la Repubblica. Perché odi tanto la preposizione di? La Costituzione parla del Presidente della Repubblica, non il Presidente la Repubblica. E lì è diventato grave. Cioè uno psichiatra che si interessa di cose linguistiche dichiara lo stato d'allarme. Dice, si è cominciato con primi segnali di compulsione e ossessione piuttosto che quant'altro, poi si passa a supportare narrazione, tipologia, poi si perdono le preposizioni. Cosa è successo? Io la mia ipotesi ce l'ho, ed è di carattere storico. Dunque, fatti simili sono già capitati in altri paesi. È capitato in Germania negli anni 30, nella prima metà degli anni 30, c'è stato un fenomeno di questo genere, il diffondersi di parole obbligatorie, sentite come obbligatorie, compulsive, ripetute a vanvera. A quel tempo una parola fondamentale era intollerabile. Veniva dai discorsi di Hitler. Noi non possiamo tollerare, e tutti quanti dire questo è intollerabile, che è caldo intollerabile, che è freddo intollerabile, è troppo zucchero intollerabile nel caffè, intollerabile. E in Unione Sovietica, no? Sempre in quello stesso periodo, negli anni 30. Fate un po' i conti. Chi c'era in Germania negli anni 30?
Hitler. Chi c'era in Unione Sovietica negli anni 30? Stalin c'era, Hitler era il dilettante, Stalin era il professionista per quello che riguarda le dittature. Dunque, a questo punto l'equivalenza è evidente. Perché c'è questa diffondersi di parole obbligatorie? Perché la gente in Italia non lo sa ancora, ma lo saprà tra poco, e voi ve ne accorgerete mentre ne parleremo. La gente ha bisogno di regole, ma non ha bisogno di regole come uno che per strada dice non si passa col rosso. No! Di regole ce ne sono già. La gente ha bisogno di tante nuove regole a cui obbedire, perché sta andando in una situazione di autoritarismo. È curiosa l'Italia, è interessante dal punto di vista sociologico da studiare, perché di solito in uno Stato capita la sventura di avere un governo autoritario. Uno fa un colpo di Stato e c'è il governo autoritario. In Italia il governo autoritario non c'è ancora, sta appena cominciando. È la popolazione che sta diventando una popolazione di paese autoritario e lo si vede dal linguaggio. Non voglio più parlare spontaneo, normalmente scorretto, come cavolo mi pare, pur di essere espressivo. Non voglio più parlare così, voglio le regole. Le regole non ci sono, allora prendo delle parole e le prendo come obbligatorie. Obbligo, devo dire piuttosto che, devo dire quant'altro. Ah, un'altra cosa, quando ero ragazzino c'era il 68, la fine del 68, era i primi anni 70, e c'erano alcune parole obbligatorie. A quel tempo erano due espressioni obbligatorie, che erano nella misura in cui e portare avanti il discorso. 2 sole ce ne sono state. Tra chi erano diffuse? Tra la gioventù studentesca, no? Che tipo era la gioventù studentesca di quel? Beh, era tendenzialmente o stalinista o leninista o di destra. Tra Stalin e Lenin, come autoritarismo ci siamo in pieno, destra non ne parliamo. Per cui si vede, non appena c'è nell'aria odore di bisogno di capi che dettino delle regole obbligatorie, e questo si diffonde nella popolazione questa cosa, il linguaggio reagisce e produce obblighi linguistici infondati come quelli che ci sono adesso. È brutto dire davanti la porta o prima marzo, no? Invece che prima di marzo. Ed è bruttissimo. Eppure lo si dice. E si pensa che sia obbligatorio. Igor, mi sembra di capire che non supporti questo tipo di narrazione, quindi volendo fare un riassunto, o mi sbaglio? Meno male che hai capito benissimo. Perché io sono un po' sconcertato, perché quando parlo di questo delle persone anche colte, non capiscono come stai capendo tu. Dicono, ma tutti dicono così, quindi si dice così. No. Pensa uno che ha 19 anni, 18 anni, 20 anni adesso, e impara un italiano in cui c'è tipologia, in cui c'è quant'altro, piuttosto che fa schifo come italiano. È una lingua da documento di riunione di condominio, non è letteraria. È una piccola riunione di condominio con un commercialista che vuole fare un po' di scena, però mette quant'altro piuttosto che supportare perché l'ha sentito per TV. Dalla TV arriva alla scuola, dalla scuola arriva ai ragazzini, dai ragazzini arriva ai genitori, dai genitori si diffonde intorno. Si può arginare? Secondo me no. Guarda Igor, io ti dico una cosa che mi hai fatto ricordare e che ho riportato anche in altre interviste. Prima abbiamo nominato Jonathan, che ha creduto tantissimo nei miei primi 2 libri, infatti me li ha editati lui, di cui uno si intitola proprio Comunicazione efficace. Ed è proprio cioè io avevo iniziato ad occuparmi appunto di parole, di comunicazione, per rendermi conto poi
che avevo utilizzato all'interno del libro tante di quelle volte proprio l'espressione piuttosto che quando me l'hanno fatto notare, ormai era andato in stampa, quando me l'hanno fatto notare ho detto no, adesso la prossima volta quando andrà in ristampa bisogna ovviamente cambiare. Bravissima. Ma proprio ti dico, quando me l'hanno fatto notare, io subito, cioè proprio avevo questa narrazione che ormai faceva parte della mia meccanicità espressiva e quindi l'ho inserita perché a un certo punto, proprio ad un convegno alla libreria Anima, sotto nei commenti mi fanno notare questa cosa. E lì mi si è accesa la lampadina perché io non me ne ero proprio accorta di questa mia meccanicità nel dirlo. Quindi È automatico. proprio io sono stata proprio vittima di questa situazione, no? Non me ne ero proprio accorta. Un'altra espressione, solo ed esclusivamente. Tantissimi dicono solo, non dicono soltanto, solo, solamente. Queste cose sono eliminate, le possibili sinonimi. Cioè, quando si dice soltanto, no, soltanto non va bene, dice solo ed esclusivamente. Solo ed esclusivamente. Ma cosa vuol dire solo ed esclusivamente? È un rafforzativo, lo usano. È un rafforzativo imperioso. Solo esclusivamente, come dire, suono il clacson parlando, no? Spostati, coglione. Ecco, una cosa così. Ma non occorre. Oppure un'altra cosa, l'avverbio gentilmente. Può gentilmente spostarsi da qui e mettersi nell'altra fila? Perché gentilmente? Cioè, gentilmente passi alla cassa. Perché gentilmente? Cioè, tu mi dici così, tu pensi che io non sia per conto mio naturalmente gentile? Mi stai ricordando che devo essere gentile, che non devo ruttare, che non devo scorreggiare, che non devo fare questo qui. Cioè, gentilmente. Tu parti dal presupposto che io sia pazzo dal punto di vista del comportamento sociale, mi dici gentilmente, è di un autoritarismo terribile. Se poi facciamo una proiezione, adesso senza parlare di cose mediche, però se guardiamo la situazione medica in Italia in questo periodo, un argomento molto dibattuto, basta accendere la televisione, si parla solo di quello, o la radio, no? Sembra che non ci siano nessuna altra urgenza oltre a quello, mentre ce ne sarebbero anche di tremende. Uno dice, qui c'è un sacco di gente che vuole rispettare le regole o opporsi alle regole. E allora ci siamo. Allora è cominciato un periodo autoritario da cui bisogna in qualche modo trovare scampo. Perché il periodo autoritario è fatto di due componenti. Ci sono i sostenitori dell'autorità e gli oppositori dell'autorità. Senza gli uni non ci sono gli altri. Per cui se dovesse capitare, per esempio, un modo per risolvere un periodo autoritario, in modo gandiano, no? Ecco, o non so, tolstoiano, dice tu vuoi fare questa cosa e non dico niente. Io non contrasto, io non mi oppongo, io non la faccio, puoi mettermi in galera, ma io non mi oppongo, non dirò niente. Allora, l'altra parte è come una partita di box. Se uno non tira pugni, la partita l'incontro viene sospeso, perché l'altro non combatte. No? Non si può. Ecco, il sistema autoritario è questo. Ci vuole una maggioranza aggressiva e una minoranza aggressiva. Tutte e due discutono di regole e si dimenticano di tutti gli altri argomenti del mondo. Questo è il sistema autoritario. Adesso, linguistica, sociologia, politica, ci siamo dentro fino al collo. A questo punto il problema si pone, ma siccome siamo dentro fino al collo, non c'è soluzione di carattere sociale, perché vuol dire che è cominciato un periodo, è come dire una glaciazione. Bisogna aspettare che passi. Quando passerà? 2 generazioni, le 2 attuali, che sono quelle flashate, sono quelle irradiate da questo problema autoritario. Queste qui non mi sembra che si stiano in qualche modo svegliando, riscuotendo nel dire qui ci vogliono far litigare perché noi obbediamo agli uni o agli altri. Nessuno mi sembra che lo stia dicendo.
E allora che si fa? È un bel problema che si pone tutte le volte che succede in uno Stato, bisogna fare la soluzione sempre come la prima volta. Cosa faccio? Vado su un'isola deserta? Dove la trovo? Quanto tempo ci resto lì, in attesa che si passi questa glaciazione psicologica, che l'italiano ritorni normale? Provo a parlare lo stesso come prima, tra un po' non mi capiranno più. Perché sai, le parole si chiamano parole distintivo, queste qua, come distintivo. Io porto sulla giacca il quant'altro, porto piuttosto che la narrazione, la tipologia. Ecco, se uno parlando non usa queste parole, non a livello cosciente, ma a livello inconscio, uno dice questo lo rifiuto, questo è diverso, questo è pericoloso, perché non è in regola, non rispetta le regole, non se ne accorge. Però è questa la situazione. Germania 1936, questo. Russia 1936, così. C'è un romanzo che ne parla anche di questo, che lo fa vedere, per chi se ne intende, il dottor Zhivago, che comincia con un tipo di russo, il russo di prima della rivoluzione, e quando parla degli anni 30 il russo si trasforma, la lingua del romanzo si trasforma, perché Pasternak, che è l'autore, diceva io ne sono accorto, ve lo scrivo così voi russi vi accorgete la prossima volta quando capita. In Russia non c'è attualmente questa cosa qui, in Russia non c'è. Dal punto di vista lessicale la Russia non è messa così male, pur essendo un paese abbastanza autoritario, non è messa così male. Ha solo un grande irrompere di parole di origine straniera, questo sì, però questo si spiega perché insomma, una cultura che è uscita da una serie di traumi tremendi alla fine del secolo scorso, allora deve prendersi un po' di tempo per orientarsi, usa un po' di parole straniere perché si sente in difficoltà. Però non c'è la compulsione che c'è in Italia. L'inglese non ne parliamo, l'inglese è liberissimo, il francese va benissimo, il tedesco va benissimo, lo spagnolo va benissimo, non so lo sloveno, non so il serbo come stia andando. Però è questo sistema qua in Italia che si usa il termometro, no? Per sentire se è la febbre o no. Ecco, si usa la lingua per sentire se un paese ha la febbre o no. L'Italia ha la febbre. L'Italia ha la febbre. Sì, sembra sempre più così. Mi hanno colpito tanto due cose, Igor. La prima che è arrivato Fabio, che salutiamo. Ciao. Quindi questa è la prima cosa che mi ha colpito. No, scherzi a parte, mi ha colpito molto quando hai collegato questa cosa al termine obbligo e mi è venuto in mente quel giochino che si faceva da bimbi. Obbligo verità. E quindi in antitesi fra queste due cose, quando una popolazione o delle persone forse non sono così inclini alla ricerca del pensiero o della verità, a quel punto scatta l'unica alternativa possibile. Ah, bellissimo, bellissimo. Se facciamo il giochino, obbligo verità, nel momento in cui arrivare alla verità mi implica dover pensare, stancarmi, ma io non ho voglia di pensare, datemi 1000 paletti di regole nel quale stare, così io spengo. Bellissima idea, obbligo verità, bellissima idea. Infatti, obbligo e verità, perché sono due poli opposti, cioè se c'è obbligo non c'è verità, rifiuto a priori l'idea di verità per rispettare l'obbligo. È il motivo Chi me lo per fa cui fare nei Vangeli, di stancarmi, pensare tutto quando posso avere già tutto pronto? certo, è il motivo per cui nei Vangeli è proibito il giuramento. No, nel discorso della montagna a un certo punto, questo qui di solito i cristiani anche lì cadono dal pero quando glielo si dice. Guarda che nei Vangeli è scritto, vi dico di non giurare mai. Sia la vostra parola sì quando è sì, no quando è no. No? Ecco, cosa vuol dire sì quando è sì, no quando è no? E Igor, perdonami, sono talmente sorpresi di la verità che ti dicono, giura? No. Giuro. Sì quando è sì, no quando è no vuol dire ieri era no, ecco, oggi è sì, allora oggi è sì, non importa cos'era ieri. Sì, ma tu hai giurato. No, non ho giurato, non ho preso impegni, non ho preso nessun obbligo, il mio interesse per la verità mi impedisce di prendere qualsiasi obbligo. Figurati se nella religione cristiana questo viene rispettato. I preti giurano,
prendono i voti, tra cui il voto di obbedienza, che è un giuramento, come i soldati. Quindi questo qui è una parte. Obbligo e verità. Infatti, dovunque c'è obbligo non c'è verità. E in queste è una compulsione, è un obbligo brutto. Sapete cos'è la compulsione, l'ossessione, no? L'ossessivo compulsivo. L'ossessivo compulsivo è un disturbo che io ho, adesso ce l'ho meno, però ce l'ho avuto, di più di adesso, che è molto divertente da vedere, molto divertente. Cioè, ce l'avevano anche un sacco di persone simpatiche, tra l'altro. Per esempio, Howard Hughes, quel produttore su cui hanno fatto il film Scorsese The Aviator, no? Con DiCaprio. Ecco, The Aviator è un film sull'ossessione e compulsione. Quando Howard Hughes, questo produttore, va al ristorante, ordina sempre bistecca e piselli. E mette la bistecca da una parte e mette i piselli tutti in fila prima di mangiarli. E se uno gli sposta un pochino le sue file di piselli, lui non mangia. No? Oppure prima di bere, oppure deve bere a 3 sorsini, no? Oppure se io avevo un'altra che era quella, se faccio una scalinata, devo partire di destro e arrivare di destro. Quindi mi accorgo se sto arrivando di sinistro, mi fermavo, cambiavo passo, ad arrivare di destra. Questo qui è un disturbo, niente, un disturbo neurotico, ma non è fastidioso, finché a questi livelli qui non è grave. Poi può peggiorare moltissimo, può diventare una forma di superstizione pazzoide, psicotica, no? Ecco, questo è un disturbo catalogato, cioè non si può curare tanto, però si può calmare, e invece a quello che sta capitando adesso nella lingua italiana, che è una compulsione a tutti gli effetti, è una compulsione perché sono spinto a usare determinate parole senza possibilità di sinonimi, senza possibilità di scelta, sono obbligato, non dico più tipo, perché mi sento diverso, dico tipologia, anche se è sbagliato, non dico più punto di vista, non va bene, dico narrazione, non dico più aiutare, sostenere, appoggiare, favorire, no, dico supportare. E quando devo usare davanti a una casa, mi devo fermare, dico aspetta, com'è l'obbligo? Va bene dire davanti a una casa, come ho sempre detto finora, chi se ne frega se ci sono sbagliato, per me mi suonava bene così? No, la televisione dice davanti la casa. E poi niente, si è aggiunto recentemente anche lo schwa, no? Nei plurali, sapete, no? Per evitare, siccome l'italiano è una lingua che ha il plurale, come tante altre lingue, ha il femminile e il maschile. Però se uno dice tante donne e tanti uomini, pariamone tutti insieme, si dice tutti, si maschilizza la parte femminile, no? Vabbè, è così. È una regola dell'italiano, l'italiano è fatto in questo modo perché ha la sua storia, perché in latino c'era lo stesso plurale per alcuni aggettivi e così via. Ecco, no, allora cosa facciamo per combatterlo? Ci mettiamo un'altra regola. Bisogna mettere lo schwa, perché sennò è divisivo, sennò si fa regole per combattere altre regole. Diventa un mondo di regole. Il mondo di regole, obbligo e verità, ti impedisce la ricerca tua personale della verità. E il problema è quando tu comunichi con te stesso, perché anche parlando con se stessi a un certo punto uno usa tipologia, piuttosto che narrazione, piuttosto che quant'altro. Cioè fa entrare il nemico nella sua testa, fa entrare il linguaggio televisivo, giornalistico nella sua testa e cerca di combinare qualcosa. Ma il linguaggio è come le dita, cioè servono ad afferrare la realtà. Se le dita sono legate le une alle altre da regole, non afferri più un accidente di niente. Magari uno non vuole afferrare. Certo, sono un tipo autoritario, mi piace subire l'autorità, faccio quello che mi dicono e sono cattivissimo con quelli che disobbediscono a quello che... Ecco, non so, l'Italia mi sembra avviata in questa direzione. Porca miseria.
A questo 10 punto anni fa. speriamo che non si arrivi ai diti, diciamo lì, a quel punto Diti, ci facciamo scattare dei campanelli fortissimi di allarme quando... i diti va bene, ci sono le dita delle mani e i diti dei piedi. La differenza è questa. Sono i diti dei piedi, non sono le dita dei piedi, sennò sembrerebbe la scimmia. È così, in italiano è così, i diti dei piedi e le dita delle mani. Pensavo a quelli di Fantoziana Memoria. Ah. I diti. Già c'ha tante regole italiano, perché aggiungere così altre? Ha un congiuntivo complicatissimo. Poi però è anche una lingua abbastanza allegra, sfasciata. Per esempio, non so, ha dei difetti che la fanno anche risultare simpatica la lingua italiana. Per esempio, non ha il loro, no? Se uno parlando prova a dire, non dice ho detto a 3 persone questa cosa, ho detto loro, quelli che ascoltano, cosa? Ho detto loro, e anche lui si sente un po' a disagio. No, io gli ho detto. Oppure non ha il it, per cui c'era un manifesto famoso, non di Veltroni, come si chiama l'altro sindaco di Roma? Rutelli. Ecco, Rutelli. Dice, tutto dipende, dunque bisogna preoccuparsi dell'ambiente, da lui dipende il nostro futuro, lui riferito all'ambiente, perché non poteva dire da esso, perché italiano contemporaneo esso non c'è più, diventa lui. Ma questo vabbè, è una lingua un po' scordinata da questo punto di vista, allegra, ha bisogno del dialetto per tenersi in piedi, delle gesticolazioni, delle pause, delle intonazioni particolari italiano per essere espressiva. Infatti viene malissimo a teatro italiano dove non possono gesticolare tanto. Però adesso sta diventando una lingua da incubo. Per un motivo, secondo me, di carattere sociale. Per benessere, per bellessere, io consiglierei a chi ci ascolta di resistere il più possibile. Cioè, prima di, tipo Custer, no? Quando arrivano gli Apache. Cioè, gli indiani fanno la prima ondata, la seconda ondata, e Custer resiste. The last stand, come si dice, no? Ecco, resistete il più possibile. Resistete il più possibile. C'è nella Bibbia a un certo punto un passo molto bello, nei proverbi, c'è uno che si arrabbia e dice in una preghiera, se io parlassi come loro, dice a Dio, no? Se io parlassi come loro, avrei tradito la generazione dei tuoi figli, cioè avrei tradito la gente. Loro parlano in questo modo, in naturale, e tradiscono la realtà, la gente, i loro amici, se stessi. Io non voglio tradire, io continuo a parlare in un modo diverso, senza tutte quelle regole stupidine. Regoline. Grazie, Io ho una piccola Igor. curiosità, in quel libro a che ondata sono arrivati? Cosa? In quel libro che citavi a che ondata sono arrivati, giusto per fare un paragone con la situazione attuale, capire quante ondate hanno avuto, a quante ondate hanno resistito. Ah, beh, non a tante, ma non è un libro, è il film, Custer, era il famoso Little Big Horn, no? Ecco, niente, 4 ondate ha fatto. Ah beh, Poi ci non è siamo rimasto. allora, quindi ci siamo allora. Fabio. È un vero piacere ritrovare Igor, al quale sono legato, oltre che per i suoi libri, ma qualche anno fa facemmo una bella intervista radiofonica e parlammo dei desideri, fu una delle più belle puntate, e allora volevo chiedergli in questo momento se questa particolare situazione da una parte può essere un freno, anche a volte per me lo è stato, no? Cioè nel senso, questa situazione ti senti oppresso e anche i desideri sono oppressi, cioè nel senso, quando ti chiedi ma cosa voglio, la risposta, che spesso è già difficile di suo, adesso è diventata ancora più rallentata, più difficile. Però allo stesso tempo, proprio per le persone che stanno resistendo, il desiderio potrebbe essere quello, no, di capire veramente qual è il nostro talento, qual è il talento, e quindi
magari approfittare di questa situazione magari per una scelta radicale che in un altro momento non avrebbero fatto. Ecco, cosa ti senti di dire a chi magari potrebbe prendere questo momento proprio per capire davvero che cosa vuole? Beh, se il genio della lampada di Aladino, se gli capita un Aladino italiano che sente la TV spesso e che usa tipologia, secondo me il genio della lampada dice: guarda, riparliamo tra 200 anni, adesso lasciami tornare dentro tranquillo perché non capisco quello che dici. Non è alla mia portata questa cosa. I desideri sono un atto linguistico, sono un atto linguistico. Cioè, o rimangono delle aspirazioni che uno non riesce a definire, mi manca, c'era una canzone negli anni 10, qualcosa vorrei, cosa voglio non so, no? Invece il desiderio è uno sforzo importante, il desiderio è qualcosa vorrei, cosa voglio non so. Bene, cos'è? No? E niente, per rispondere a questa domanda, cos'è che desidero davvero? Allora devo chiudo la finestra, spengo il computer e sto lì un mese a pensarci per evitare. E questo mese diventa il mese più prezioso di tutta la mia vita, perché cercando di capire che cosa voglio, ma non so ancora che cos'è, se io cerco di capirlo, niente, in capo magari non è un mese, magari sono 3 settimane, 2 settimane, però in 2 settimane uno non è più quello di prima, diventa un'altra persona. Il mondo intorno a lui cambia, se uno si chiede veramente cosa vuole. Ma gli serve una lingua. Gli serve una lingua. Allora o lo fa in francese, se lo sa, o in russo, o in tedesco, eccetera. Ma in italiano c'è un ostacolo in più, oltre tutte le resistenze possibili, c'è l'ostacolo che l'italiano è diventato una lingua obbligo-verità. Obbligo. E l'obbligo con i desideri non c'entra niente, perché i desideri sono un atto di totale verità e libertà. Quindi c'è questo conflitto. Probabilmente, oltre ai tedeschi del 1936 e ai russi del 1936, che avevano però motivi più seri dei nostri, cioè se nel 1936 uno in Russia sgarrava, lo si sapeva subito nel condominio e quello lì aveva finito di campare, perché c'era uno spionaggio personale, delle spiate, si controllavano gli uni con gli altri in una maniera verosimile addirittura adesso. Quindi non doveva rigare diritto, ci rimetteva la vita. Lo Stalin era veramente cattivo. Hitler, anche lui, non scherzava per niente. In Italia uno può pensare diverso, per ora. Quindi non si può invocare questo fatto di una situazione esteriore oppressiva. Non è ancora così grave, però se la popolazione continua ad avere questo bisogno di autorità rischia di diventarlo così grave. Non perché ci sia un governo. Sai, si dice, no? La politica è l'arte del possibile. Se una cosa è impossibile, in politica non la si fa. Se la popolazione vuole un'autorità, e si vede da tutti questi indicatori che vuole un'autorità, e la politica dice: che ci posso fare? Facciamo un po' di fascismo? Se volete? Sì. E allora facciamo. Chiamano in un altro modo, naturalmente. Si chiama in un altro modo perché sennò sembra di destra. Allora chiamano in un altro modo, chiamiamolo quant'altro, piuttosto chismo, quant'altrismo, variazionismo, tipologismo. Ma quindi, Igor, hai deciso di scrivere un altro vocabolario su quelli che sono i neologismi? No, non ho la forza. Perché meglio tenersi stretto quello che esiste, sarebbe con i termini giusti. Sarebbe bello. Grazie per l'idea. Solo che fino adesso mi faceva così orrore questa cosa che dico non voglio occupare. Però sì, la risposta è sì. Allora sì. No, sarebbe proprio da fare un vocabolario di tutti i termini che non devono essere utilizzate. Ti metto nei ringraziamenti. Beh, io lo sai, te l'ho già detto prima, piuttosto che per me è stato molto radicato, quindi l'ho sentito particolarmente. L'ho deciso adesso, l'ho deciso in questo istante, alle 18:42, per tuo suggerimento. C'è un'altra ipotesi che mi ha fatto un mio amico psichiatra,
è l'iPhone, lo smart, il telefonino smart, che è pieno di istruzioni. Cioè, per fare una cosa devi seguire questo, una serie di algoritmi, di procedure, no? Ecco, secondo lui è un po' più anziano di me, quindi sente ancora più acutamente questa depravazione del linguaggio, dice è colpa perché a me risulta dai miei pazienti, dice questo psichiatra, che sono cominciati a peggiorare un bel po' in contemporanea con l'arrivo dello smart, o comunque con l'aumento della tecnologia, perché il numero di regole da seguire è aumentato vertiginosamente negli ultimi 10-15 anni. Per fare un ragù ci sono poche regole. Per fare una telefonata ce ne sono di più. Tu fai una telefonata tutti i giorni. Il computer devi sapere tutta una serie di regole. Ecco, se uno non è robusto, diciamo, se non legge almeno un romanzo lungo al mese, perché non un saggio, i saggi servono a poco per la robustezza mentale, lo stesso sono i romanzi, ma un romanzo bello, Flaubert, Maupassant, Dostoevsky, ecco, se uno si legge uno ogni 2 mesi, ecco, diciamo, allora è pronto ad affrontare, all'arca di Noè, può affrontare qualsiasi cambiamento, perché la sua mente è robusta e carenata. Se uno non legge narrativa, non è robusto, è un ragazzino influenzabile da chiunque, una ragazzina influenzabile da chiunque, dal punto di vista dei processi intellettivi. Ripeto, il romanzo più che il saggio, perché il saggio ti dà delle informazioni utili e tu pensi a che cosa c'è scritto nel saggio. Nel romanzo pensi a come è scritto, fosse anche Stephen King. Che cosa succede? Sì, più o meno lo sai, no? Alla fine finisce bene, oppure alla fine si capisce se finisce una storia dell'orrore, più o meno te l'aspetti, ma è scritto benissimo. È scritto benissimo. Cioè il come. Nel saggio il come non è così importante, nel romanzo è tutto, perché da una frase dipende quello che tu vedi in quella scena, no? Ecco, questa la mente si arricchisce a ogni pagina, si arricchisce meravigliosamente, ogni pagina è bello. Dai. Solo come fai? Dove lo trovi il tempo? Difficile trovare il tempo per leggere anche solo Stephen King, in questo periodo fa dei libroni alti così. Grazie di cuore Igor per tutto questo, insomma, che ci hai detto oggi. Tra l'altro ci hai dato anche degli spunti interessanti su cui lavorare ogni giorno e quindi quotidianamente. Sì. Se tutto va bene, adesso chi ci ascolta sente il telegiornale e comincia a dire ma no, ma non si può, ma come parlano? Ma si può parlare così? Poi dice vediamo cosa c'è dopo. Dopo c'è un talk show. Ma come parlano questi? Ma sono impazziti. Mentre fino a ieri tutto era normale. Esatto. Quando uno riprende la sensibilità, sai, come non so, come uno che in autobus nota che la gente tira su col naso, no? Prima non ci faceva caso, poi quando comincia a diventare, dice, qui tira su tutti. È vero. Beh, a livello proprio visivo, per esempio, mi ricordo, insomma, l'esempio che si faceva, decidi di comprarti la macchina, da quel momento la vedi dappertutto. Ecco. O rimani incinta, sono tutte incinte. Esatto. Prima no, tutto un tratto sono diventate tutte incinte. E non parliamo di quando uno vuole smettere di fumare, che a quel punto si ritrova circondato da anche i bambini iniziano a fumare. Quando uno smette di fumare vede anche i neonati che iniziano a fumare, vede fumatori ovunque. È il tuo caso? E mi è successo in quell'unica settimana che ho provato della mia vita. Hai provato a smettere di fumare? Sì. Ho visto che mi faceva più male mentalmente smettere di fumare che non fumare, quindi ho detto fumo perché almeno il primo mese è meno tremendo. Il primo mese è tremendo, sì. Stavo pensando, non possiamo però concludere una splendida intervista come questa su questo tema senza affrontare l'altro mondo che sempre di più
si avvicina nel mondo comunicativo. Non so se vi è mai successo di parlare con quelle persone molto preparate, istruite, un po' anglofone, ma italiane, tale per cui: che lavoro fai? No, ma io sono senior manager dello mi occupo di... E io rimango ogni volta, quando si annuisce per carineria, per cortesia, cioè, inizio a non capire più niente di cosa svolgono queste persone durante la loro giornata, iniziano a parlarmi di cose che io non capisco, che io ignoro. Eh sì, questo qui, guarda, tu come lo chiami questo? Questo qui? Eh. Il mouse. Perché lo chiami mouse? Cosa vuol dire mouse? Topo, effettivamente, Topo. pareva brutto. Ma chiamalo topo, perché mouse non è più bello. Cioè, è un mouse, cioè se vedi un mouse per strada, dici, oh, che schifo, no? Ma come se vedi un topo, uguale. Oppure dici, che bel mouse, sei un animalista, dici, che bel mouse, che bel topo. Ma perché chiamarlo topo? Perché chiamarlo mouse quando si chiama topo? C'era la parola italiana topo. Però almeno lì c'erano dei limiti, adesso è proprio quotidiano, cioè adesso finisco il brunch perché poi devo fare un meeting, ho un follow up che sì. mi si sussegue poi, cioè, e io rimango lì come un Ci sono delle lingue che si oppongono terribilmente a questo. Per esempio, in francese il computer non si chiama computer, ordinateur, no? In spagnolo la computadora, non c'è computer. In tedesco la televisione non si chiama mica televisione, non prende neanche dal greco i tedeschi, si chiama Fernsehen. Fern vuol dire lontano, Sehen vedere, no? Per cui loro tedeschizzano tutto. L'inglese non c'è bisogno perché è quello che esporta agli altri, quindi non deve inglesizzare, gli altri si inglesizzano. E quelli lì sono momenti di crisi culturale, sì, ma quello lì è un problema che non riguarda la popolazione intera, riguarda i colti. Cioè, se in un paese filtrano troppe parole straniere è perché nei 10 anni precedenti i colti non hanno fatto il loro mestiere. Ai tempi di Moravia e di Pasolini le parole straniere non filtravano così, non filtravano. Erano tra virgolette, praticamente le parole straniere, si dicevano così per dire, no? Ecco. Perché? Perché c'era Moravia e Pasolini. Adesso non ci sono più questi, ma non ci sono più non solo in letteratura, anche in tanti altri campi. Allora c'è un momento di bassa, ma poi passa un momento di bassa. Poi, se tutto va bene, ricomincia, ridiventa la cultura, diventa vivace, allora le parole straniere si perdono. Qui è colpa. Invece il fenomeno delle compulsioni linguistiche non è colpa dei colti, è un problema di tutti. Beh, pensiamo positivo, dai, Di Maio adesso ha scritto un libro, quindi magari ci ripara da questi colpi. Abbiamo ancora una speranza. Sempre per fare un po' di parallelismi. Questo mi rincuora e anche molto. su Abbiamo ancora una speranza ci sarebbe da pensare. Questo mi rincuora, guarda, tantissimo. Secondo me andrà tutto bene. Anche Speranza aveva scritto un libro. Ecco, appunto. E sono arrivati altri 12 termini inglesi proprio nel momento in cui è uscito nelle librerie. L'ha ritirato per quello. Si sono accorti che... Giusto. Allora, io voglio ringraziare tantissimo Igor per questa, tra l'altro, simpaticissima chiacchierata, però prima di chiudere voglio chiedere a Fabio, ovviamente, visto che è arrivato in ritardo e che lui adora ovviamente le improvvisazioni, di chiedere qualcosa. La domanda finale a Igor. Quel quant'altro che manca. Angeli? Gli angeli chi sono? A noi. Cioè, dipende da che punto di vista. Cioè, se lo chiedi a Papa Francesco ti dirà che gli angeli sono dei tipi biondi col vestitino stirato, con la messa in piega perché hanno i capelli lunghi. Non si è mai visto un angelo con i capelli tagliati a zero, no? Giusto?
Quindi Marco non è un angelo. Ecco. No, evidentemente no. Se non un angelo si potrebbe dire così. In epoche precedenti avevano anche la barba nera, per esempio gli angeli ai tempi della Bibbia avevano una folta barba assira, no? Scuri naturalmente, perché figurati se li facevano biondi in Israele gli angeli, magari facevano rossicci, ecco. E quelli lì sono gli angeli tradizionali. Poi gli angeli dell'angelologia, quello lì è un'altra cosa, sono dei tipi psicologici. Gli angeli sono una tipologia, ecco, che si può dire, la tipologia psicologica, perché sono 72 tipi psicologici, prima nel 360, elaborati attraverso i millenni con un lavoro statistico impressionante, parallelo a quello dell'astrologia, per vedere le potenzialità e categorizzare le potenzialità psicologiche di evoluzione delle persone. È come dire, hanno inventato le 7 note, no? Ecco, 7 note permettono di suonare il pianoforte o qualsiasi altro strumento. Ed immagina 72 note per poter suonare l'umanità. Gli angeli dell'angelologia sono 72, con tutte le combinazioni possibili. È una tipologia, questa è interessantissima, verificabilissima tra l'altro, si basa sui giorni dell'anno. Per esempio, non so, uno è nato il 4 luglio, l'esempio più facile, quello che secondo gli egizi e gli antichi ebrei, chi è nato il 4 luglio raggiunge il suo pieno compimento, ecco, poi può spaziare, può fare tutto quello che gli pare nel tempo libero, quando libera persone o popoli da una dipendenza. Chi è nato il 4 luglio? Garibaldi. Dice, porca miseria. E cosa c'è il 4 luglio? La festa della indipendenza americana. Però non è che gli egizi non lo sapevano gli egizi che nel 1776 c'è stata la festa il 4 luglio dell'indipendenza americana. Gli americani probabilmente non sapevano niente degli egizi. Guarda caso. Oppure, non so, 9 dicembre. 9 dicembre sono quelli che devono fare un'esperienza di reclusione, intendila come ti pare, per tirar fuori il loro più grande talento. Chi è nato il 9 dicembre? Solzhenitsyn, uno scrittore russo che ha preso il premio Nobel perché ha fatto un romanzo che si chiama Una giornata di Ivan Denisovich, che racconta della vita nei lager, dove lui c'era stato davvero. E si possono citare migliaia, decine di migliaia di esempi, io lo faccio nei miei libri, decine di migliaia di esempi di questo tipo. E dice, ma com'è possibile? Com'è possibile? Gli egiziani erano inspiegabili, hanno delle intuizioni che ancora adesso noi non capiamo, però funzionano, ma come hanno fatto ad avere non si capisce. Come hanno fatto ad avere queste... E poi li hanno chiamati angeli o geni celesti, no? Però era un modo così, un fiocchetto folcloristico messo su questa cosa che è una normale tipologia psicologica, per esempio i tipi psicologici di Jung ci sono, ecco che sono 8, e quindi sono 72, ognuno ben meditato, ben preciso, e dal giorno di nascita è questo che divide. Perché dal giorno di nascita non importa di che anno, non importa di che continente, cioè per esempio 15 giugno è quello che deve fare la rivoluzione all'estero. Chi è nato il 15 giugno? Che Guevara. Ma il 15 giugno è nato anche qualcun altro, se non sbaglio. Sì, Alberto Sordi. Alberto Sordi che, ecco, estero può significare anche spettacolo, quel linguaggio lì. Per cui sei un rivoluzionario, però sul palcoscenico, non nella vita normale. No? Poi è nato anche Yeats, che ha fatto rivoluzionario, poi è andato all'estero, viveva in Italia, viveva un po' in giro per il mondo. Dicono che sia nato anche Dante in quei giorni lì, che ha fatto il suo successo quando è andato all'estero rispetto a Firenze. Firenze ha combinato poco. Appena l'ha cacciato via da Firenze è esploso come talento. Ecco, ti riferivi a questi, immagino. Certo. Comunque,
ti do uno spoiler, abbiamo lo stesso angelo. Ah, che giorno? Giorno prima di te. Ah, il 14. Sì. Quindi avete capito chi è nato il 15 giugno, vero? Sì, insomma, ce ne sono anche altri. Sì. È nata il giorno di Trump. Esatto. Infatti quando l'ho scoperto ho detto, ok, forse ho capito alcuni parallelismi allora con lui. E ci sono nato il giorno di Xi Jinping. Ecco, a posto. E anche di Andropov, che era il capo del KGB. Perché estero può significare anche segreto, al di là. No? Quindi al di là, Dante, bravo nell'aldilà, di questi giorni, Andropov o Bush padre, il papà di W. Bush, anche lui è nato il 15 giugno, ed era il capo della CIA. No? Quindi avevano una vita normale all'esterno, tutto bene, e poi avevano il loro estero che era il segreto professionale, dove erano liberi di fare tutto quello che volevano e naturalmente all'esterno non si vedeva niente. No, interessante. Poi ognuno si interessi del suo angelo, perché leggendo all'inizio dirà, ma proprio il peggiore mi è capitato, come tutti dicono. Poi pensandoci bene, dici, no, però, questo somiglia. Come ci sono riusciti, ripeto, non si sa. Non si sa. Molto bello, molto affascinante, Igor. Allora, visto che Fabio ci ha fatto toccare questo argomento, io mi permetto di invitarti anche per un'altra intervista, per un'altra chiacchierata, magari sull'argomento degli angeli, che insomma Volentieri. è sempre molto molto affascinante. L'anno prossimo. Va bene. L'anno prossimo, sì, certo. Bene, buon Natale a tutti. Ecco. Allora, io lascio a Marco e a Fabio chiudere questa bellissima chiacchierata e ti ringrazio di cuore veramente, Igor, per essere stato con noi. Vai Fabio, io ho importunato a sufficienza. È stato un bellissimo regalo e veramente grazie. Quindi, grazie Igor, veramente buon Natale e ovviamente buone feste anche a te. E io grazie. Grazie a Marco, grazie a Fabio, e noi invitiamo ovviamente tutti i nostri ascoltatori di MRTV Italia, di Border Nights e di Serena Pattaro di essere ancora con noi ovviamente per le prossime puntate di Benessere e Bellessere. Grazie a tutti, grazie a chi ovviamente ci ha ascoltato, e allora ne approfittiamo per dare un buon Natale a tutti quanti. E Marco, sigla.